perché ci teneva che questo prezioso, così lo ha definito la sindaca, questo prezioso contributo all'arte di Paolo Perosini e alla cultura in generale non fosse soltanto in quell'occasione per chi l'ha potuto vedere a Lucca, ma fosse per tutti in piazza, gratuitamente, in un luogo pubblico, un luogo della comunità, come dicevo prima. E Federica ha detto subito sì, appena ci siamo sentiti. Sì, per questo la ringrazio per aver portato comunque un prodotto che parla attivamente di Massarosa qua nel posto dove Paolo è nato e cresciuto e dove penso che trovi anche la sua vera interiorità, ecco, diciamo così. Introduco un po' a cos'è questo lavoro. Dunque, come vedete in copertina, in questo lavoro c'è un protagonista che è Paolo Pelosini, che è un artista di Massarosa, il quale però a un certo punto nella sua vita ha deciso di trasferirsi a New York per cercare fortuna e dopo 47 anni è tornato a Massarosa con un pensiero, quello di trasformare la sua casa in un mausoleo in cui contenere le sue opere e nella quale poi le sue ceneri verranno poste, così da avere un duplice scopo, quello di mantenere in vita l'idea di se stesso e quello di mantenere in vita le sue opere in qualche modo, col suo ricordo, diciamo così. Io conosco Paolo sin da piccolo perché abitavo al piano di sopra di quello che è l'attuale mausoleo. Durante il 2024 ho deciso di realizzare questo documentario partendo proprio da quella che era una sensazione interiore, proprio da qualcosa che mi sono sentito quando ho visto intorno a me scomparire molte persone per vari motivi naturali, alcuni più tristi. E dunque ho cominciato a riflettere al pensiero di queste persone che non ci sono più, cosa potesse rimanermi di loro. E allora è venuto subito in mente Paolo, che con il suo progetto ha voluto fare qualcosa che forse va oltre quella che è la storia umana, quella di creare una seconda vita, come potremmo dire. E dunque ho deciso di contattarlo di nuovo dopo tanti anni che mi ero trasferito e di usare la sua opera, secondo me, più grande per raccontare una storia, quella del cosa rimane dopo di noi. Quindi nel documentario vedrete sì Paolo, il suo mausoleo e le sue opere, ma vedrete a fianco a lui anche il mio commento, sentirete più che altro. Un commento, diciamo, opposto al suo, perché io sono un giovane, Paolo ha 80 anni adesso, quindi si crea anche un interessante contrasto, diciamo, tra quello che è un tema molto delicato anche a volte e che quindi può essere analizzato secondo due punti di vista. Io penso che Paolo lo trovi più vicino a più concreto in termini di tempo. Io da giovane mi si potrebbe muovere la critica del perché scegliere un argomento del genere già a quest'età, 20 anni, 22 quasi. Io ritengo che è un tema che tocca tutti e che quindi anche noi giovani, in modo differente, a noi tocca più con un pensiero, che è il pensiero di quello che posso fare adesso, così che quando raggiungerò l'età di Paolo non me ne sarò pentito e che non lo rimpiangerò. E allora dunque mi sono chiesto, come vedrete alla fine del documentario, e qui rimane un po' aperto, lascio la domanda, lascio a voi rispondere a questa domanda, da dove nasce questa sensazione? A chi dobbiamo effettivamente lasciare queste memorie? Esistono due parti che non vi rivelo ancora, ma ci sono una differenza piuttosto distinta tra la prima e la seconda metà del documentario per espandere il tema. Che altro? Buona visione. Buona visione, direi. Assolutamente. Intanto un applauso per questa bellissima introduzione. Grazie. E allora, se siamo pronti ed ok dalla regia, possiamo vedere insieme il docufilm realizzato sulla poetica di Paolo Pelosini. Grazie. Buona visione. E allora facciamo ancora un grande applauso per questo bellissimo docufilm che abbiamo appena visto e credo sia anche un segnale importante anche la volontà dell'amministrazione di portarlo in piazza per condividere l'arte che troppo spesso rischia di chiudersi nei propri luoghi deputati e invece l'idea di scegliere una piazza e l'idea sposata dall'autore del documentario e dall'artista, l'invito accettato e l'essere qua in una piazza insieme
a vedere questo film e ad incontrare, adesso lo saluteremo e lo saluterete tutti insieme con il vostro applauso all'artista, credo sia davvero un grande risultato. E allora accogliamo qua per salutarlo Paolo Pelosini, accompagnato ovviamente da Federico Romano. Ci raggiunge anche Martina Giordano, che è una delle collaboratrici di questo progetto, per sentire dalla voce di Paolo l'emozione dell'aver condiviso con così tante persone la sua poetica e la sua arte e la sua vita. Gli facciamo ancora un grandissimo applauso. Benvenuto. Benvenuto. E allora lascio a te il compito di salutare il nostro pubblico dopo aver visto quello che è in questo bellissimo viaggio nella tua poetica artistica. Aspetta un attimo che vediamo se siamo... Ecco, adesso sì. Grazie di essere venuti. Sarò breve per lasciare lo spazio a Michela e ai musicisti. Intanto vorrei fare qualche ringraziamento. Voglio ringraziare la sindaca Simona Barsotti per la sua passione per le arti e per avermi concesso questo importante riconoscimento. Andrea Montanesi, organizzatore impeccabile. Grazie, troppo buoni. Condivido insieme a tutto lo staff tecnico, Alzo Eventi e tutta la parte che ha permesso tutto questo. Grazie a tutti voi, grazie a Federico Romani, giovane di talento dal quale ci aspettiamo grandi cose. La pittrice Marzia Martelli per aver generosamente dato il suo prezioso aiuto per la realizzazione di questo progetto. Non parlerò del mio lavoro che è stato già trattato molto, però io vi invito a venire al mio studio che è qui vicino, in via del Pastore, a 5 minuti da qui. A fianco del comune. Accanto a fianco del comune, la terza strada a destra. Sarà aperto fino alle 3 o alle 4, come ha detto lui, quindi venite a bere un bicchiere di prosecco e vi farò vedere il lavoro personalmente. Grazie di nuovo. Io ci tenevo che venisse un attimo anche l'assessore del Soldato per salutare il nostro Paolo Pelosini, una stretta di mano che è il ringraziamento più importante per questo grande artista che questa sera qua con noi. Della cultura del Soldato. Grazie a te, grazie, insomma, un artista internazionale che torna nel suo paese, al quale dimostra un attaccamento del genere e gli dedica un'opera straordinaria. Quindi, grazie. Ringraziamo davvero tutto lo staff al lavoro, avevamo pensato anche, sicuramente ci saranno domande, stimoli che sono arrivati dopo la visione del documentario, però la serata è molto ricca. Paolo ha dato disponibilità nel suo studio fino a tarda notte, quindi se vi ha incuriosito, se avete degli spunti e degli stimoli, penso che Federico li farà compagnia comunque, non so se è nottambulo anche Federico. Certamente, per stasera sì. Certo. Per stasera sì, e quindi ecco, insomma, raccogliete le tante emozioni che sicuramente sono arrivate con questa visione per condividerle con Paolo al suo studio, ma poi non solo stasera, perché so che ami aprire le porte del tuo mausoleo ai visitatori. Addirittura 2 microfoni, quasi da Presidente della Repubblica. Grazie davvero a Paolo Pelosini, a Federico Romani e a tutto lo staff. Grazie. E adesso passiamo subito al jazz, perché la musica protagonista qua con un duo eccezionale che...